Ciao Giulio, benvenuto. Scusa il caos, ma di sabato qui è un delirio. Ma figurati, Sabrina. Anzi, mi piace un sacco vedere il salone così pieno. Meno male. Vieni, mettiamoci qui dietro, tra spazzole e prodotti. Perfetto. Senti che buon profumo di shampoo. Io ormai mi ci sono abituata. Ti va un caffè al volo? Volentieri, grazie. Allora, il curriculum ce l'ho qui, l'ho letto ieri sera. Ah, bene. Spero sia tutto chiaro. Sì, sì, chiarissimo. Ho visto che hai fatto un po' di esperienze saltuarie, giusto? Esatto. Diciamo che ho girato un po' di saloni per imparare cose diverse. Ci sta, però adesso cerchi qualcosa di più stabile, ho capito bene. Eh sì, mi piacerebbe fermarmi e costruirmi un rapporto con la clientela. Guarda, mi fa piacere sentirtelo dire. Qui puntiamo tantissimo sulla fidelizzazione. Certo, è la cosa più importante. Se il cliente sta bene, poi torna. Esatto, saper fare la piega perfetta conta, per carità, ma a me interessa soprattutto la gestione del cliente. Sono d'accordo. L'empatia fa metà del lavoro, secondo me. Proprio così, cioè capita spesso di gestire situazioni un po' delicate. Tipo clienti insoddisfatte o che cambiano idea all'ultimo. Magari, intendo proprio clienti su tutte le furie. Ne so qualcosa, purtroppo. Fammi capire, tu come reagiresti davanti a una cliente che odia il taglio nuovo? Allora, per prima cosa cerco di stare calmo. Se mi agito anch'io, è finita. Giusto, niente panico. E poi cosa le dici? Le dico subito che una soluzione la troviamo, senza stare a cercare scuse. Ottimo approccio. Mi è capitata gente che dava la colpa alla cliente, pensa a te. Ma dai, si sa, il cliente ha sempre ragione, o almeno glielo devi far credere. Assolutamente. A te è mai successa una cosa del genere? Guarda, me lo ricordo come fosse ieri. Oddio, racconta. Sono curiosissima. Praticamente questa signora voleva un biondo cenere. Ok, e tu cosa le hai fatto? Diciamo che tendeva più al verde fluo. Sembrava un evidenziatore. Ma no, poverina, chissà come ci è rimasta. Quando si è guardata allo specchio, ha tirato un urlo pazzesco. Ti credo! E tu come ne sei uscito da una cosa del genere? Ho fatto un bel respiro e le ho sorriso. Sei stato coraggioso, io sarei scappata. Le ho detto che era un colore molto di moda in quel periodo. No, vabbè, ma non ci credo che le hai detto davvero una cosa così. Te lo giuro! Lei è rimasta bloccata un secondo, poi è scoppiata a ridere. Geniale, stemperare la tensione in questi casi è importante. Esatto. Poi ovviamente ci siamo messi subito al lavoro per sistemare tutto. E alla fine com'è andata? L'avete recuperata? Sì, le ho fatto una tonalizzazione d'urgenza. È uscita dal salone felicissima. Bravo Giulio, sei stato davvero in gamba. Mi piace come ragioni. Grazie. Senti, ma per gli orari come vi organizzate qui? Allora, facciamo orario continuato, dalle 9 alle 19, dal martedì al sabato. Perfetto. Quindi il lunedì è il giorno di riposo per tutti, giusto? Esatto, domenica e lunedì siamo chiusi, durante la settimana invece facciamo ruotare le pause pranzo. Chiaro. Così c'è sempre qualcuno in salone per i lavaggi o le emergenze. Proprio così. Nel tuo vecchio salone come eravate organizzati su questo? Più o meno uguale in realtà. Mentre uno mangiava, l'altro portava avanti i colori. Ottimo. Senti, ti parlo un attimo dell'inquadramento qui da noi, ok?
Sì, più che altro per capire come funziona all'inizio. Certo, ci mancherebbe. Di solito partiamo con un mese di prova retribuito, se va bene passiamo al contratto nazionale. Direi ottimo. E c'è un fisso più eventuali provvigioni, o no? Esatto, ti do un fisso di base. Poi c'è una percentuale sulla rivendita dei prodotti, tipo shampoo e maschere. Ah, interessante. Io me la cavo a consigliare i prodotti, senza fare troppa pressione però. Meglio così, credimi, le clienti odiano quando insisti troppo per vendergli qualcosa, Assolutamente, la penso uguale. Spieghi il beneficio del prodotto e poi decidono loro. che poi a proposito di clienti, noi ne abbiamo una un po' esigente, tante signore sui 50 anni. Capisco perfettamente. Quelle che vengono tutte le settimane per la piega fissa? Praticamente sì, e sono molto abitudinarie, quindi all'inizio magari ti studiano un po'. Ma figurati, ci sono abituato. Basta un po' di pazienza e due chiacchiere per metterle a loro agio. Bravo, hai centrato il punto, le fai sentire coccolate e sei a cavallo. Di solito ci metto poco a rompere il ghiaccio. Invece, a livello tecnico, come siete messi con i tagli maschili? Pochissimi, a dire il vero, facciamo quasi solo donna, tante pieghe, colore e schiariture. Ah, benissimo. Ma per schiarire usi più la stagnola o vai a mano libera? Dipende molto dal risultato che vogliono. Se chiedono stacchi netti, vado di stagnola, altrimenti mano libera. Diciamo che qui vanno tantissimo le sfumature morbide, niente stacchi da zebra, per intenderci. Per carità, le righe da zebra non le propongo da anni. Ridi, ridi, però l'anno scorso ho preso in prova un ragazzo che mi ha fatto dei disastri pazzeschi. Ma dai, e alla fine come hai risolto con le clienti? Lasciamo perdere, guarda, ho dovuto sistemare io tutto fuori orario, un incubo. Mamma mia! Col colore non si scherza. Se sbagli i volumi dell'ossigeno bruci tutto. Appunto, per questo martedì voglio vederti prima all'opera con i pennelli, facciamo una prova pratica. Ma certo, mi sembra giusto. Senti, e per i lavaggi? Abbiamo Chiara, una ragazza giovanissima. Di solito fa lei gli shampoo e mette i riflessanti. Ottimo, quindi noi stiamo più in postazione per taglio e colore. In teoria sì, però se c'è il delirio, specie il sabato, ci diamo tutti una mano al lavatesta. Certo, ci mancherebbe. Si lavora in squadra, non mi pesa fare uno shampoo. Bene, è proprio la mentalità che cerco. Guarda, ho imparato a mie spese che se in salone non ci si aiuta, prima o poi si affonda tutti. Parole sante. Senti un po', hai qualche domanda pratica, tipo sull'abbigliamento? Ecco, me lo stavo proprio chiedendo. C'è una divisa o uso i miei vestiti? Di base chiediamo il total black, pantaloni comodi e maglietta nera liscia, niente stampe vistose. Perfetto, ho l'armadio pieno di roba nera. Nessun problema su quello. Benissimo. Allora, il tuo profilo mi piace davvero tanto. Fissiamo per martedì? Volentieri. Non vedo l'ora di cominciare, davvero. Ottimo. Per i documenti dell'assunzione invece come sei messo? Il curriculum aggiornato ce l'hai già. Ti mando carta d'identità e codice fiscale. Sì, bravo. Fammi una scansione e mandala via mail, così il commercialista prepara tutto. Va benissimo, ti giro i file domani mattina. A che ora mi presento martedì? Facciamo verso le 8:30, così prima di aprire ti faccio vedere dove teniamo i prodotti. Andata per le 8:30.
Tranquilla, arrivo puntuale. Perfetto, Giulio. Vedrai che ci troveremo benissimo. Ne sono convinto anch'io. Grazie mille ancora. Figurati, ci vediamo martedì. Certo, buon weekend.